Sapete che è possibile investire copiando il portafoglio di trader esperti in tempo reale, anche se siete dei principianti? Ciao, sono Marco Delio, trader coach e pro investor su eToro. La piattaforma più importante e conosciuta per il copy trading si chiama eToro ed è da poco stata quotata in borsa. Ma andiamo a vedere come funziona questa piattaforma. Allora, per prima cosa dobbiamo registrarci e per questo vi lascio il link in descrizione. Quindi creiamo un semplice account con email e la password, dopodiché stiamo a tutti gli effetti aprendo un conto in banca. Quindi è naturale che dobbiamo dare anche i nostri documenti, quindi il nostro codice fiscale e la nostra carta d'identità. Ci dovremo anche fare un selfie per il riconoscimento facciale, per riconoscere che siamo realmente noi ad aprire il conto. Quando abbiamo fatto tutto questo, eToro verificherà, ci metterà meno di 24 ore per verificare che siamo realmente noi e il conto sarà attivo. Dopodiché ci basterà inserire i dati di una carta e depositare la cifra che vogliamo. Possiamo copiare un trader anche solo con 200 euro. Non dovete subito depositare i soldi se volete aspettare, anzi vi consiglio di aspettare qualche giorno così prendete confidenza con la piattaforma. Potete utilizzare un account come questo, demo. eToro vi fornisce già $100.000 virtuali e potete usarli per iniziare a fare le prime operazioni. Quindi iniziate a prendere dimestichezza, iniziate a copiare i primi trader, iniziate a vedere come vi trovate, se vi trovate bene, eccetera. Questo è importante per evitare di fare gli errori all'inizio. Quali sono gli errori all'inizio? Ad esempio, copiare un trader, tenere la strategia con lui per 2-3 giorni, una settimana, vendere e copiare un altro trader. Questo è il modo migliore se vuoi perdere soldi. Quindi questo è un account demo su cui intanto puoi prendere un attimo confidenza. Quindi puoi iniziare a investire su qualche azione, però attenzione, è importante, è vero che è molto facile investire subito su qualche azione. Basta cercare Apple e compri subito azioni della Apple. È molto semplice. Però senza avere una strategia dietro, senza aver studiato le aziende su cui state investendo, voi state tirando a caso in questo caso. Solo perché se ne è parlato di più al telegiornale o ne avete parlato con i vostri amici al bar. Non funziona così, c'è tutta un'analisi dietro. Quindi se non siete esperti, affidatevi a dei trader esperti. Andiamo a vedere come riconoscere questi trader. Ad esempio, questo sono io. Qua sul mio profilo potete vedere tutte le mie performance passate e attuali. Potete vedere da febbraio 2020 in poi i profitti che ho avuto di anno in anno, comprese le perdite. Non nascondo nulla, quindi è tutto trasparente e questo anche per qualsiasi altro trader che vorrete copiare. eToro è trasparente su tutto, non puoi nascondere né i profitti né le perdite, sono esattamente quelle mostrate qui. Non si può manomettere in alcun modo. Ci sono soldi veri, miei e di tutti gli altri trader esperti che trovate, quindi in primis non vogliono perdere i loro soldi. Quindi se voi copiate le loro operazioni in tempo reale, è di loro interesse guadagnare perché stanno soprattutto usando i loro soldi. E in più, in automatico, viene fatto anche con i vostri. Quando voi iniziate a copiare un trader e basta premere il tasto copia, ad esempio qua sopra, basta premere il tasto copia e copiate un trader, in automatico il vostro portafoglio si divide con le stesse percentuali sul portafoglio attuale che ha lui, quindi fa una fotografia del suo portafoglio, divide tutto in percentuali in base all'importo che avete dedicato a quel trader. Non dovete contattare il trader, non dovete fare niente, potete comunque contattarlo scrivendogli sulla bacheca, potete comunque scrivergli un commento, però è tutto pubblico e non siete costretti a contattarlo. Potete andare sul suo profilo e premere copia e automaticamente si crea quella fotografia del portafoglio. Poi quando questo trader comprerà o venderà un'azione, in automatico, sempre in percentuale, con la stessa percentuale accadrà con i soldi che avete dedicato a quel trader. Una cosa che consiglio sempre è, per diversificare la strategia, copiate diversi trader, non per forza soltanto uno, copiate diversi trader con strategie differenti. Ad esempio, questo sono io. Per andare a vedere la mia strategia la trovate qua, mostra biografia completa. E qua c'è scritta tutta la mia strategia. La mia in particolare si divide in 3 fasi con una durata di 4 anni, è ciclica
quindi ogni 4 anni si ripete la stessa strategia e più o meno le stesse performance o comunque molto simili. È basata soprattutto sulle criptovalute, ma ha una certa solidità anche sui beni difensivi, sull'azionario, sull'obbligazionario e soprattutto sull'ETF. Quindi se copiate me, potete tranquillamente andare a copiare per bilanciare il rischio qualcuno che si focalizza soprattutto sulle obbligazioni o completamente su un altro settore. Un'altra cosa importante da vedere è quanti follower hanno. Ovviamente più ne hanno e più vuol dire che hanno una community, un riscontro sulla piattaforma. Io in questo caso ne ho 21.000. E quanti copiatori? Io adesso ne ho circa 1.400. Anche qua più persone copiano e più probabilmente è affidabile, perché per dedicare più di 1.000 persone i soldi, quindi ci sono i soldi in questo momento su questo trader di oltre 1.400 persone, vuol dire che ha comunque uno storico interessante, non è un trader che può perdere i soldi all'improvviso, ok? Oltretutto abbiamo visto prima che c'è uno storico di qualche anno, quindi non andiamo a vedere un trader che ha uno storico di 1 o 2 anni al massimo, ok? Almeno 2 anni. Un'altra cosa importante da guardare è a fianco al nome la stella. Stella verde o nera, io preferirei investire su trader che hanno la stella o verde o nera. Questo perché? Perché eToro ti obbliga a sostenere un esame per avere la stella verde. Ti obbliga ad avere almeno un certo quantitativo di soldi per avere la stella verde. Quindi la stella verde e la stella nera hanno dovuto fare degli esami, hanno dovuto passare degli esami pagati da eToro. Un'altra cosa che possiamo vedere è il feed, quindi scorrendo possiamo vedere quanto spesso e soprattutto in che modo aggiornano la loro community i vari trader esperti. Sì, perché io comunque aggiorno sempre la community di quello che faccio, perché quello che sto facendo con i miei soldi in realtà in percentuale lo sto facendo anche con i loro in automatico, quindi preferisco sempre aggiornare che cosa sta succedendo al mercato, se sta andando bene, sta andando male, soprattutto se c'è un crollo, se c'è qualche motivo di preoccupazione, io comunque spiego il perché sta avvenendo. Ok, quindi è importante trovare un trader che ti dice sempre cosa sta facendo con i tuoi soldi, non soltanto che gli dedichi i soldi e sparisce. Anche se ha delle buone performance, è sempre importante avere qualcuno che mi spiega cosa sta facendo con i miei soldi. Altre cose importanti sono le statistiche. Qua puoi vedere nel dettaglio come sta andando il trader mese per mese in tutti gli anni che ci sono di storico. Ok? Quindi qua possiamo vedere ogni mese verde, ad esempio marzo vediamo che nel mio caso è un mese abbastanza verde, il più delle volte sono stato verde. Puoi vedere ogni singolo mese come è andato in quel trader. Questo è importante per capire anche la volatilità di quel trader, se la sopporta. Magari io non voglio sopportare più del 4% di volatilità, sia in profitto che in perdita. Quindi magari io come trader non vado bene, perché ci sono dei mesi che porto sia in profitto che in perdita, magari un 15%. C'è stato un mese, ad esempio qua vediamo febbraio 2021, in cui il profitto è stato solo in un mese il 120%. Altri mesi c'è stato il meno 18%, qua sempre nel 2021 ad esempio. Quindi vediamo anche se so sopportare questa volatilità, perché se no, se al primo crollo del meno 4% vendo, non ho dato tempo alla strategia di evolversi. Anche perché vediamo che lo stesso anno in cui ho avuto 2 volte meno 18% e una volta meno 20%, ho guadagnato poi il 393% quell'anno. Però magari chi ha iniziato a copiarmi qua allora ha voluto vendere subito e non ha avuto quella performance. Quindi è importante far lavorare la strategia, capire chi stiamo copiando e a cosa dobbiamo essere pronti, sia in difetto che in positivo. Un'altra cosa importante, questa ce la calcola già il broker eToro, è questa, il punteggio di rischio. Nel mio caso è 4, quindi è un punteggio di rischio medio. Non ho più il punteggio di rischio del 2021 perché la strategia è maturata ed è molto più solida rispetto al 2021. Nel 2021 era più alto il rischio, quindi non c'è più la possibilità di fare quei downtrend così elevati. Il mio punteggio di rischio è 4 e possiamo vedere anche l'evolversi di questo punteggio di rischio mese per mese, quindi in quali mesi negli ultimi 12 ho avuto un punteggio di rischio più alto o più basso.
mediamente comunque siamo a 4. 8 vuol dire elevatissimo, tra 8 e 10 elevatissimo. 4-5 medio, 6-7 medio alto. Al di sotto del 3 è un rischio bassissimo, 1-2 addirittura quasi nullo. Quindi valutiamo sempre il trader anche in base al punteggio di rischio, che ci aiuta anche a capire quanto sopportiamo. Qua vediamo anche, se siamo curiosi, che importo ha in copia. Ad esempio qua vi viene scritto tra i 2 milioni e i 5 milioni. Io vi confermo che siamo intorno ai 4 milioni. In ogni caso vi fa capire anche più o meno l'entità, cioè quelle 1400 persone con quale importo medio più o meno potrebbero copiare questo trader o qualsiasi trader sia. Un'altra cosa da andare a vedere è il suo portafoglio attuale, se è in profitto, se è in perdita in questo momento, le posizioni. Qua vediamo intanto che c'è una posizione molto grande aperta in questo momento sulle criptovalute, in particolare su Bitcoin ed Ethereum. Vediamo anche che c'è stato un profitto molto elevato e una fetta molto importante del portafoglio su Palantir e su Meta. Vediamo che comunque c'è una buona fetta anche sull'oro che bilancia, e andando avanti a vedere ci sono tanti beni difensivi. Vediamo che ci sono aziende da qualsiasi parte del mondo, quindi non è un portafoglio che si concentra prevalentemente negli Stati Uniti, ma è in parte negli Stati Uniti, in parte in Europa, in parte in Asia, in parte in America Latina. Vediamo che comunque copre un po' tutto il mondo. Vediamo che copre un po' tutte le valute, anche questo è importante, e vediamo che copre un po' tutti i settori, ad esempio quello dell'energia è coperto da più aziende, quello della salute e tanti altri settori. Diffidate da chi invece copre soltanto uno o due settori, oppure è esposto per l'80% nel settore tecnologico. Il settore tecnologico possono essere Nvidia, Meta, Tesla comunque copre buona parte del settore tecnologico, anche se rientra anche nelle automotive. Quindi facciamo attenzione che non siano soltanto aziende americane, che non siano soltanto aziende esposte a un solo settore, che non siano soltanto quelle che vanno di moda. Andiamo a vedere anche come si compra un'azione. Però fate attenzione, perché intanto le azioni, quando le comprate, hanno delle commissioni, mentre invece quando comprate delle azioni attraverso un copy trader, allora in quel caso non pagate la commissione, è gratuito sia dare i soldi in gestione a un copy trader che le azioni che vengono comprate tramite loro. Quindi è più costoso comprarsele da soli, e come dicevo prima, se non avete una strategia e non avete studiato quell'azione, è tanto facile premere su investi e comprare, però se non hai studiato l'azione è quasi come giocare d'azzardo in quel caso. Quindi siamo su Nvidia, premiamo investi, quindi qua funziona molto simile a quando copiate un copy trader. Anziché premere copia, premete investi. Scegliete l'importo, ad esempio 1000. Qua decidete il take profit, quindi in questo caso il take profit è a 10.000, potete metterlo, il 20%, quindi quando arriva a 1200, e poi potete anche decidere di inserire uno stop loss o di non metterlo. In questo caso lo stop loss non c'è, quindi significa, nella remotissima possibilità che Nvidia fallisca, perdo tutto il capitale. Adesso con Nvidia è veramente difficile, però mettiamo caso che io non voglio perdere più di 100 euro, quindi voglio investire 1000 euro ma non voglio perdere più di 100 euro, allora lo scrivo qua, no stop loss, meno 100, imposta. Cosa succede? Se Nvidia perde in questo caso il 10%, partendo dal prezzo che ha quando investo, se perde il 10% in automatico mi disinveste l'azione. Avrò perso 100 euro, ma non sarà andato oltre a scendere. Dopodiché premo su acquista e me lo acquisto in tempo reale al prezzo attuale di adesso. Ordine completato. Quindi me lo posso trovare sul portafoglio. Eccolo qua. Vedete, siamo già in profitto. Un'altra cosa importante da vedere, in realtà, una volta che hai raggiunto dei profitti, quindi hai venduto una di queste azioni, mettiamo caso che vogliamo vendere l'azione della Apple, questo è l'account demo, chiudi, questa è la plusvalenza, quindi questo è quello che ci portiamo a casa oltre a quello che abbiamo investito. Quindi in questo caso abbiamo investito
68, ritiriamo 68 più 296. Quindi i nostri 68 li recuperiamo più il nostro profitto che è 296. Chiudiamo la transazione e ce li ritroviamo sul nostro valore, sulla nostra liquidità del conto. Vogliamo prelevare questi fondi e metterceli sul conto corrente, andiamo qua su preleva fondi. Adesso in questo caso non possiamo prelevare quei soldi perché sono soldi di un conto demo, però basta andare qua e scegliamo da quale conto vogliamo prelevare, se in euro o se in dollari, e li mettiamo l'IBAN e li mettiamo sul nostro conto corrente. Se volete copiare me oppure altri copy trader, vi lascio il link per la registrazione su eToro in descrizione. Se vi interessa approfondire altri argomenti, scrivetemelo nei commenti. Lascia un like e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video.